Eccoci qui cari naviganti per presentarvi un archetipo nel Pauper, intercettando l'intuizione di un deck builder, Marco Bressan, che è riuscito a costruire un archetipo tutto nuovo, selezionando una serie di meccaniche che puntano a sfruttare diverse carte interessanti. In apparenza in una colorazione, quella Jund, meno presente di altre nel panorama del formato, il focus è quello di produrre diversi token, con un piano di gioco che in parte richiama i mazzi rapidi, a base pedine, che al momento imperversano nel formato. La realtà dei fatti è ben diversa, visto che le nostre piccole creature verranno utilizzate non soltanto per dare manforte alla fase aggro, ma si immoleranno per dare valore a diverse tech, che puntano a rendere il mazzo sempre efficace, in ogni situazione di gioco, come avremo modo di scoprire in questa analisi. Questa volta vi parleremo di Jund Gardens. Come accennato nella premessa, uno dei focus di questa build è quello di produrre token sotto forma di creatura, ed ecco che con ben 4 Warmore Masher si evidenzia questa forte volontà di mettere pezzi in campo per attaccare il nemico, ma non solo. Già, perché nel tempo si sono accumulate diverse carte, come i Glimmer Bear, qui in 3x, che possono approfittare della loro morte, ad esempio, per avere un bittante robusto in campo, capace di superare anche ciccioni che imperversano nel formato per un approccio alle combat molto più incisivo. Abbiamo però un'altra novità, simile nell'effetto ma più efficace, con ben 4 Clockwood Swarmkeeper che si avvantaggiano dell'ingresso e non del sacrificio dei nostri token, creatura e non solo, così da avere non solo un energumeno gonfiato a dovere, ma il borbiero di ostacoli per i nemici che cercano di attaccarci. Un approccio quindi solido, ben diverso dai soliti mazzi che puntano a tante pedine, visto che abbiamo ben 7 Enabler che a menare le mani non ci penseranno due volte. Come accennato fin qui, il comparto creature può sia produrre nuovi token, sia abusarne per ottenere in cambio un bittante corpulento, ma è nel reparto magie che si sprigiona tutto il vero potenziale di questa particolare lista. Abbiamo infatti ben 8 produttori di pedine sotto forma di creature, con 4 Gul'Dotar Rebirth, un Maion classico nel formato, e 4 Sprout Swarm, che con l'abilità combinate di Convoke e Buyback si può riproporre più e più volte dalla mano, offrendo una rigiocabilità enorme. Non abbiamo però solo le creature appena descritte per approfittare dei token per vincere, anzi perché grazie ai Rite of Initiation in 3x possiamo scartare alcune carte e gonfiare la forza dei nostri bittanti in modo inaspettato, falciando l'avversario in un solo poderoso attacco. Infine, in questa sezione del mazzo abbiamo un'altra chicca, 4 Deadly Dispute, che producono sì token, anche se non di tipo creatura, utili per i nostri Clockwood Swarmkeeper, ma soprattutto validi strumenti per avere value sotto forma di carte e mana, per accelerare la nostra vittoria. Con un piano ben preciso che punta a fare board in fretta per annichilire il nemico di turno, non possono mancare una serie di artefatti per valorizzarne l'azione, donarci carte o token alla bisogna ed accrescere le risorse a disposizione. Per fornire ottimi bersagli per gli enabler che richiedono il sacrificio di un artefatto avremo 3 Ichor Wellspring, carta sempre valida in questo tipo di strategie, che necessitano dei bersagli papabili per le nostre magie migliori. Per stabilizzare il mana, visto che ci saranno diversi costi con mana colorato, anche molto differenti tra loro, ci doteremo di 4 Chromatic Star, carta versatile, anche solo per essere gettata nel cimitero, visto quanto ci facciano comodo gli artefatti da sacrificare. Non possono poi mancare gli Experimental Synthetizer, ovviamente in 4x, star indiscusse del momento, ottime sia per il value sia per il token che andremo eventualmente a produrre, utile per ingrossare le file del nostro board, in sinergia con le molte carte che useranno con profitto il suo token Samurai. Con l'intento di avere una combat sempre fruttuosa tra token in abbondanza e creature che si avvantaggiano della loro produzione, è chiaro che ci doteremo di qualche mezzo di contorno per rendere ancora più efficace la loro presenza in campo. Per dare solidità alle combat dei nostri ciccioni, che non sono evasivi, utilizzeremo un Rancor, ottimo per sfondare le linee nemiche con la sua abilità travolgere, che non faticheremo ad abusare visto che potremo arrivare a schierare creature molto grosse in fretta. Se però abbiamo la combat inficiata o non efficace quanto basta per vincere, niente paura, grazie ai 2 Manic Skin Munitions abbiamo il modo alternativo per uccidere l'avversario di turno, senza complicarci troppo la vita, per un botto piccolo ma letale, se ci manca poco per chiudere il match. Con un piano di gioco variegato e complesso e tanti colori da gestire tra le varie carte presenti nel mazzo, è chiaro che chiederemo uno sforzo enorme alla mana base per stare dietro a ogni singola esigenza, soprattutto se vogliamo essere veloci nell'azione. Visto che alcune tech si basano sugli artefatti, ci doteremo di 4 Great Furnace e un Slugwood Bridge, così da essere certi di avere sempre un bersaglio valido per le carte che devono obbligatoriamente avere qualcosa da sacrificare per poter funzionare. Per avere più mana siamo disposti a utilizzare 3 Rakdos Carnarium, carta che ci rallenta un po', ma va a darci, nelle fasi centrali del match, modo di castare più pezzi nello stesso turno, popolando il board di molte pedine, difficili da contrastare tutte insieme. Per il medesimo scopo useremo ben 4 Carny Garden, una terra che ci offre una pedina al suo ingresso, il meglio che potremo desiderare per le nostre meccaniche, sia di incremento delle statistiche sia di sacrificio.
Per avere mana colorato presto avremo alcune terre base, 2 foreste, 2 montagne e una palude, affiancate da 2 Ash Barrens che ci possono sostenere nel trovare il colore mancante tra i 3 necessari per tutte le nostre carte. Infine, come risposte estemporanee ai cimiteri del nemico abbiamo un Bojuka Bog, non molto in realtà, ma il minimo sindacale per non morire dalle recursioni quando ormai siamo a un passo dalla vittoria. Con un gameplan che punta a valorizzare la produzione smodata dei token, con qualche Enable che li usa con profitto, è chiaro che la Cyborg deve proteggere al meglio gli investimenti che faremo, preservando il board e interagendo con le risposte del nemico. Vista la costituzione esigua dei nostri token, 2 Spider Sync Armor ci proveranno a dare manforte, prima che una rimozione globale possa spazzare via tutto il nostro board, faticosamente costruito. Verso gli artefatti, molto presenti nel meta attuale, avremo a disposizione 3 Ancient Grange, mentre per gli incantesimi fanno a capolino 2 Serene Heart, andando a coprire diversi permanenti che imperversano nel formato attuale e che possono darci parecchi grattacapi. Per reagire contro le carte blu inseriamo 3 Pyroblast, mentre per il cimitero del nemico avremo a disposizione un Relic of Progenitus, non molto in realtà, ma tendenzialmente, puntando a chiudere in fretta il match, non daremo molto spazio a questo tipo di strategie. Infine, vista la nostra curva mana bassa e la mancanza di altri mezzi per guadagnare punti vita, metteremo in questa sezione della lista ben 4 Weather the Storm, un'assicurazione contro i mazzi rapidi che possono provare ad aggredirci prima che noi si possa prenderli d'assalto a suon di token e creature ingrossate. Il mazzo ipotizzato da Marco Bressan è più unico che raro, dimostrando ancora una volta di quanti spazi di manovra siano ora possibili nel formato per costruire un archetipo, praticamente partendo da zero. Il merito va di certo a diverse staple che ora scorrazzano indisturbate e che offrono tanto value, sia sul fronte della produzione di token, sia sul mero vantaggio carte, ora fondamentale per reggere un meta sempre più molto agguerrito. Vedremo se questa sarà solo una felice intuizione del momento o troverà altri appassionati che vorranno cimentarsi nell'uso di questa lista o di qualche sua variante, provando ad allargare il raggio d'azione di queste meccaniche a base pedine. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.